Eccoci qua, benvenuti, bentrovati. Come sta procedendo questo restauro? Allora, innanzitutto ho pulito tutto il quadro con la ligroina, quindi con l'essenza di petrolio, con questi cotton fioc, ma voi potete usare questi qua un po' più grandi, quelli un po' più piccoli, oppure i bastoncini dello spiedo e il cotone, per esempio. Potete usare quello che vi è più comodo. Quindi sono andata con questo piccolo cotoncino a fare dei piccoli test sugli angoli, sui colori scuri, sui colori chiari, per vedere come il dipinto reagisse alla ligroina. Ha reagito molto bene, quindi ho fatto tutta la pulitura su tutto il dipinto. Non era molto sporco. Purtroppo alcune cose che avrei voluto che si levassero non si sono levate, come per esempio queste macchie che sembrano, non lo so, tipo olio. E poi qui, in questa zona, in realtà era una zona un po' critica, un po' anomala, era uscita addirittura una macchia bianca, al che io mi sono preoccupata, quindi sono andata a chiedere cosa potevo fare per sistemare questa evidentissima macchia bianca, che sinceramente non ho idea di cosa fosse. Quindi sono andata a procedere dopo la ligroina con una soluzione un po' più aggressiva, tra virgolette. Quindi prima sono andata su questa macchia bianca che mi si era formata con un po' di acqua distillata, e ovviamente fate sempre i test per vedere come reagisce, per non rovinare il quadro. Però l'acqua non ha fatto nulla, serviva una cosa un po' più sgrassante, quindi ho mischiato alcol con l'acqua distillata, e anche lì pochino, quindi sono andata quasi con l'alcol assoluto praticamente, e lì si è levata la macchia si è levata, quindi sono stata molto contenta di questo, perché ora non si vede quasi per niente. Quindi passaggio pulizia, riassumendo: ligroina per questa mano leggera, levare la polvere eccetera, più se avete delle criticità potete andare con acqua distillata o con alcol e acqua distillata, e mixate voi, vi regolate voi in base a quanto lo volete aggressivo. L'alcol è meglio bianco, ma io ho usato l'alcol etilico perché avevo quello rosa, per intenderci. Ci ritroviamo con questa situazione. Gli occhi, ho provato a capire se questa velatura fosse porco o no, ma al momento sono così. Forse si sono un po' schiariti, ho passato anche un po' di alcol, ma questa rimane la situazione, quindi ce la teniamo così. Ok, non so se notate che è molto più omogeneo qua sotto, perché stavo appunto iniziando a, ricoprire le lacune, queste lacune qua bianche che risaltano subito all'occhio, no? E sono andata a ricoprire con l'acquerello, quindi cercando di avvicinarmi al colore originale il più possibile. E quindi questo è il risultato, sono abbastanza soddisfatta. Qui è stata un po' più drastica la situazione, ma qui è stato coperto bene. Poi non è che deve essere la perfezione, insomma, è un mio quadro, quindi che sia così mi va benissimo. Quindi sono arrivata circa a metà, mi mancano quelle 2 zone lì e ho finito con la reintegrazione pittorica. Perché si usa l'acquarello? Molto importante, perché è removibile, perché se così non fosse andremo a rovinare l'opera originale. Ovviamente i professionisti usano il tratteggio, che è una tecnica in cui la lacuna viene ricomposta attraverso tante righette che poi da lontano danno l'effetto ottico, che sia tutto omogeneo, proprio per rendere riconoscibile il fatto che c'è stato un restauro. Ma io sono andata senza tratteggio, sono andata proprio così, come se dovessi ridipingere proprio quelle lacune. E sinceramente è un metodo che a me piace di più. Gli acquerelli che ho usato sono Winsor & Newton, che alcuni erano secchissimi perché non li uso quasi mai gli acquerelli, quindi mi sono dovuta un po' arrangiare. E una volta che sarà tutto di nuovo reintegrato e omogeneo, andremo con la vernice finale, che secondo me uscirà benissimo, perché quando passavo la ligroina o l'alcol, proprio quando il colore brillava, era tutta un'altra cosa, e non vedo l'ora di vedere il risultato finale. Ci vediamo al prossimo passaggio. Ultima cosa importante
Adesso io per fare questo video ho acceso una luce artificiale, ok? Perché si sta facendo buio. Ma in realtà quando andate a fare le reintegrazioni pittoriche dovete utilizzare la luce naturale possibilmente, o comunque la luce a cui sarà sempre esposto questo quadro, se è una luce calda o una luce fredda. Comunque in generale si consiglia la luce naturale, perché se mi andate poi a fare la reintegrazione con una luce gialla non vi uscirà un colore esatto poi alla luce naturale, quindi questa cosa anche è molto importante e da tenere in considerazione.